Ciao a tutti amici, ben ritrovati di nuovo sul canale. Oggi andiamo a creare una lampada con la resina epossidica e ulivo. Ho tagliato due pezzi da una tavola che avevo già. Fate attenzione quando scegliete il legno, è importante che sia asciutto e secco. Amici, vi ricordo ancora che su questo canale dedico solamente lavori fai da te, lavori semplici con attrezzi che tutti probabilmente hanno a portata di mano. Quindi è un buon motivo per iscriverti e cominciare a fare qualcosa anche te. I due pezzi di legno vanno puliti molto bene. Sto utilizzando questo banco sega multiuso, vi lascio il link in descrizione. La prima cosa che faccio ora è impermeabilizzare il legno con un impregnante epossidico, perché in questo modo dal legno non uscirà più aria e non creerà le fastidiose bolle all'interno della resina. Questo impregnante, se non ce l'avete, non è un problema, in quanto può essere sostituito con la resina stessa, ma il procedimento deve essere questo. Ora cerco di dare una forma alla mia lampada mettendo il legno in un modo che mi piace e dopo tante mosse e tentativi le darò questa forma a triangolo. Spero che vi piaccia. Lasciate un commento e ditemi se avevate in mente qualcos'altro. Per fare lo stampo userò del plexiglass e poi salderò le giunture con della colla calda. Fate molta attenzione a saldare bene perché la resina trova sempre via di scampo. Per stare tranquilli potete aggiungere anche del silicone. Sulla base d'appoggio, che sarebbe il tavolo, assicuratevi di mettere in bolla tutto e aggiungere lo scotch di plastica. In questo modo vi sarà più facile la rimozione della lampada. Comincio a preparare la resina. In questo caso userò la Epoxy Table 5 dalla Resin Pro. È una resina molto trasparente, di facile utilizzo. In particolare questa mi permette di arrivare fino a 5 cm, ma io mi fermo a 2 cm proprio perché dovrei aggiungere lo squalo e il sub in mezzo. Vi lascio il sito e tutto in descrizione. Una volta mischiato i due componenti, aggiungo 4 gocce di questo turchese, di questo colore turchese, in 900 g di resina, che mi darà l'aspetto di un oceano, del mare. Ora, per avere la certezza che nessuna bolla d'aria sarà presente nel mio progetto, metterò la resina all'interno di questa pompa del vuoto.
Quando la resina è morbida al tatto, questo in generale cambia sempre dalle condizioni interne, cioè la temperatura e l'umidità, quindi più fa caldo all'interno e più veloce sarà la catalisi. Quindi mi sono fatto altre 100 grammi di resina e ho usato una resina trasparente, non più la Epoxy Table 5. Gli ho aggiunto qualche colorante, sempre turchese, e versando su tutta la superficie, pensando di mantenere fisse le figurine, ma la resina mi ha fatto un brutto scherzo, perché secondo me, prendendo un po' di umidità, ha creato un film opaco. Se vi capita di incollare, cercate di mettere una goccia soltanto, senza collare dappertutto. In questo caso magari eviterete di fare lo stesso anche voi. Ora rifaccio la quantità per l'altra metà, sempre allo stesso modo. Se stai apprezzando questo contenuto, ti invito caldamente a iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video simili a questo. E non dimenticare di lasciare un like se ti sta piacendo finora. Comincio a levigare, partirò con la P40 e vado avanti fino a P360. Ricordatevi di passare almeno 2 volte con la stessa grana e pulire con uno straccio dopo ciascuna carta. La base LED che utilizzo è molto semplice, l'ho trovata su Amazon, vi lascerò il link in descrizione e per incollarla potete usare sia la resina stessa, ne girate un pochino, oppure una colla potente potete utilizzare. Siccome devo dare una protezione antigraffio,
e la brillantezza, userò questa vernice trasparente acrilica antigraffio. È un bicomponente, rapporto di impiego 100/50 e con la pistola a spruzzo le darò 2 mani. Tra le 2 mani ho fatto asciugare almeno 6 ore e prima di dare la seconda mano ho dato una leggera carteggiata con la P240.